Sul DJI Mini 3 dovete sapere che chi non è stato autorizzato da DJI non può fare il login per aggiornare il drone e quindi se non si aggiorna il firmware il drone è incompleto. Ho visto prove con firmware non aggiornato dove c'erano dei problemi. Se si usano versioni precedenti di firmware, i giudizi su range, qualità video, eccetera, lasciano il tempo che trovano. Quindi consiglio a chi non ha aggiornato il firmware di attendere prima di dare giudizi definitivi o comunque di tenere presente questo aspetto. La versione aggiornata è la seguente, con cui ho fatto la mia recensione, è un firmware completo. Funziona tutto. Le parole che vi ho appena letto, ragazzi, sono di Danilo di Quadricottero News, che saluto. Anche lui ha avuto modo di provare, testare il DJI Mini 3 Pro negli ultimi giorni e anche lui si è fatto un'idea su quel che sta succedendo su YouTube Italia. Voglio spendere pochissime parole su questo argomento, un po' perché mi crea disagio, un po' perché quel che ho letto si commenta da sé, ma diciamo che il numero di recensioni riguardanti il DJI Mini 3 Pro qui in Italia è stato totalmente anomalo. E dalle parole di Danilo ne traspare il motivo. Diciamo che DJI ha inviato un certo numero di DJI Mini 3 Pro in prova a YouTuber scelti, ma in un modo o nell'altro questi droni sono circolati di mano in mano, non so se è sempre lo stesso o più di uno, comunque il DJI Mini 3 Pro è stato sostanzialmente recensito tra tante virgolette, anche da chi non ha avuto l'autorizzazione, il permesso da parte della DJI, che non avendo quindi le credenziali di accesso all'applicazione non ha potuto recensire il DJI Mini 3 Pro con la sua versione completa del lancio, ma con una versione totalmente incompleta. E da qui alcuni difetti che ne sono venuti fuori, come ad esempio il range di controllo, perdonatemi, problema che lo stesso Danilo non ha avuto riscontrato sul suo modello. Cos'altro posso aggiungere, ragazzi? Va bene la fame di un nuovo drone, la voglia di portare un nuovo prodotto DJI sul proprio canale prima di tutti gli altri, ma la trasparenza verso la propria community deve venire sempre prima di tutto il resto. Non si può spacciare una recensione di un drone recensito in modo incompleto, con l'applicazione bloccata, con il firmware non ufficiale del lancio, spacciandolo per il drone finale che arriverà nelle nostre mani. Questo proprio non si può. Certo, qualcuno magari l'ha specificato, ma altri non l'hanno fatto e questo a me dà un fastidio incredibile. Ovviamente ora la palla passa a DJI, che prenderà sicuramente provvedimenti sia nei confronti degli YouTuber selezionati per la recensione che hanno dato il loro drone anche ad altre persone non autorizzate, e questo penso che vada contro qualsiasi accordo, e ovviamente anche verso chi ha portato il DJI Mini 3 Pro sul suo canale in una forma incompleta, senza specificarlo e senza avere l'autorizzazione da DJI stessa. Vabbè amici, non voglio aggiungere altro perché la situazione è già abbastanza triste, penosa, clamorosa di suo. Quindi se volete lasciate un commento qui sotto, dite il vostro pensiero e parliamone insieme, amici. Se volete acquistare il DJI Mini 3 Pro vi ricordo che è acquistabile su Amazon, le spedizioni per chi l'ha acquistato inizieranno dal 17 maggio, trovate tutti i link qui sotto in descrizione video. Vi invito, anche se volete, ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, dove pubblico le offerte sul DJI Mini 3 Pro e tantissimi altri prodotti appena saranno disponibili, nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e sulla mia pagina Instagram, linkato tutto qui sotto. Vi aspetto e vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi!